Immagina un tempo in cui il vero potere risiedeva nella saggezza, e le battaglie più impegnative non erano combattute con le armi, ma con il cuore e la mente. In questo scenario vive un saggio stoico, le cui parole e azioni sono una guida luminosa per coloro che cercano la vera pace. Nelle strade strette e affollate di una città antica, tra mura consumate dal tempo, viveva un uomo noto non per la forza bruta, ma per una serenità inossidabile. Il suo nome era Marcus, un filosofo che credeva profondamente che i più grandi nemici non fossero coloro che brandivano spade, ma le tempeste interne di paura, rabbia ed orgoglio. Marcus passeggiava osservando il tumulto della vita quotidiana, commercianti che litigavano, vicini in conflitto e giovani guerrieri che si allenavano incessantemente per future battaglie. Ma mentre tutti intorno a lui sembravano pronti per lo scontro, Marcus custodiva un segreto profondo: la vera vittoria non sta nel sconfiggere gli altri, ma nel dominare se stessi. Insegnava ai suoi seguaci che l'arte di vincere senza combattere era la più nobile di tutte. Non si trattava di codardia, ma di una vera coraggio e saggezza. E quel giorno stava per svelare 7 modi per sconfiggere i nemici senza mai brandire una spada. Radunati in un giardino tranquillo, dove la brezza leggera accarezzava le foglie degli alberi e gli uccelli cantavano melodie pacifiche, Marcus guardò i suoi discepoli con occhi pieni di conoscenza e un sorriso che trasmetteva calma. Amici miei, il mondo è come un campo di battaglia costante, non solo tra nazioni e uomini, ma dentro ognuno di noi. Oggi condividerò come possiamo trionfare sui nostri più grandi nemici, non con la forza bruta, ma con la forza dello spirito. Questi sono i 7 modi per sconfiggere i nostri nemici, senza combattere. E così iniziò il viaggio di Marcus, con la sua voce piena di convinzione, per rivelare i segreti della vera vittoria. Prima di tutto, disse Marcus, parliamo di calma e pazienza. Guardò ciascuno dei suoi discepoli, assicurandosi che comprendessero l'importanza di queste virtù. Quando affrontiamo un nemico, che sia una persona, una situazione o persino un'emozione dentro di noi, la prima reazione naturale è reagire. Ma le reazioni impulsive sono armi cieche che spesso ci fanno più male che al nostro avversario. Poi raccontò una storia che aveva imparato nei suoi anni di studio. Una volta, un guerriero arrogante sfidò un maestro zen conosciuto per la sua pazienza inabalabile. Il guerriero lo insultò ripetutamente, cercando di provocare una reazione. Ma il maestro zen rimase calmo, senza mostrare alcuna reazione. Dopo diverse ore, il guerriero, esausto e frustrato, alla fine si arrese e chiese: «Perché non hai reagito ai miei insulti?» Il maestro rispose serenamente: «Quando qualcuno ti offre un regalo e tu non lo accetti, a chi appartiene il regalo?» Il guerriero, confuso, rispose: «A chi ha provato a darlo?» Il maestro sorrise e disse: «Esatto. E lo stesso vale per la rabbia, gli insulti e l'odio. Quando non li accetti, continuano a appartenere a chi li porta». Marcus fece una pausa, lasciando che la lezione penetrasse nelle menti dei suoi ascoltatori. La calma e la pazienza ci permettono di non accettare la negatività che gli altri cercano di imporci. Invece di reagire, possiamo scegliere di rispondere con serenità. Questo non è debolezza, ma una forza immensa, poiché disarmare l'avversario senza che sia necessaria una singola parola o azione aggressiva. Osservò i discepoli, vedendo che molti di loro stavano riflettendo profondamente sulla storia. Quindi, amici miei, ricordatevi, il primo modo per sconfiggere i vostri nemici senza combattere è mantenere la calma e coltivare la pazienza. Di fronte al conflitto, siate come il maestro zen, permettendo che la rabbia degli altri rimanga con loro, mentre voi mantenete la pace dentro di voi. Marcus concluse questa lezione con un'espressione di soddisfazione. Sapeva che il viaggio per imparare a vincere senza combattere era appena iniziato, e ogni principio rivelato sarebbe stato un passo significativo in quella direzione. Ora, continuò Marcus, parliamo di intelligenza emotiva. I discepoli si inclinarono leggermente in avanti,
desiderosi di ascoltare la prossima lezione. Comprendere e disarmare le emozioni degli altri è un'abilità potente. Spesso i conflitti sorgono non a causa di fatti, ma a causa di sentimenti feriti, insicurezze e fraintendimenti. Marcus condivise quindi un'esperienza personale. C'era un mercante nella nostra città noto per il suo temperamento esplosivo. Aveva molti nemici, e pochi osavano trattare con lui. Un giorno, ho dovuto acquistare alcuni materiali e, inevitabilmente, ho dovuto fare i conti con lui. Quando sono arrivato, era coinvolto in una discussione accesa con un altro cliente. Invece di aspettare che la tempesta passasse, ho deciso di intervenire. Osservai la situazione per un attimo e mi resi conto che il mercante non era arrabbiato solo con il cliente, ma portava con sé una frustrazione più profonda, forse legata a problemi personali. Mi sono avvicinato con calma e anziché affrontarlo, gli ho chiesto se stesse tutto bene e se avesse bisogno di aiuto. È stata un approccio semplice, ma lui si fermò immediatamente, sorpreso dalla mia domanda. Iniziò a parlare delle sue preoccupazioni, di quanto fosse difficile fare affari e di come si sentisse sopraffatto. Ho ascoltato attentamente, senza giudizio. Lentamente, la sua rabbia diminuì, trasformandosi in gratitudine per avere qualcuno che lo ascoltasse. Il conflitto si risolse senza che dovessimo alzare la voce o scambiarci accuse. Marcus guardò i suoi discepoli, ora completamente immersi nella storia. L'intelligenza emotiva ci consente di vedere oltre le parole e le azioni dei nostri nemici, comprendendo le loro vere motivazioni ed emozioni. Quando ci connettiamo emotivamente con gli altri, abbiamo il potere di trasformare l'ostilità in comprensione e, alla fine, in pace. Sorrise, sentendo il profondo legame che si stava formando con i suoi ascoltatori. Quindi, amici miei, il secondo modo per sconfiggere i vostri nemici senza combattere è usare l'intelligenza emotiva. Imparate ad ascoltare, a comprendere e a rispondere ai veri bisogni degli altri. Troverete più alleati che nemici quando saprete toccare i cuori anziché ferire gli ego. Marcus fece una pausa, permettendo che le parole risuonassero nella mente di ciascuno presente. Sapeva che questa lezione, come la prima, avrebbe piantato semi di cambiamento che sarebbero fioriti nei momenti di futuro conflitto. Andiamo ora al terzo principio, continuò Marcus, la comunicazione assertiva e non aggressiva. I discepoli erano attenti, pronti ad assorbire la prossima lezione. In molti conflitti, le parole possono essere taglienti quanto spade. Il modo in cui ci comunichiamo può determinare se una situazione si intensificherà o si risolverà pacificamente. Marcus iniziò a raccontare un'altra storia. In un'occasione, un giovane di un villaggio vicino venne da me, disperato. Era in conflitto costante con suo padre, che era rigido e autoritario. Ogni volta che cercavano di discutere le loro differenze, finivano per gridarsi contro. Il giovane voleva scappare di casa, convinto che non ci fosse altra soluzione. Lo invitai a sedersi e gli chiesi come affrontava le discussioni con suo padre. Ammise che spesso iniziava le conversazioni in modo aggressivo, accusando suo padre e alzando la voce. Suggerì un approccio diverso, che cercasse di comunicare i suoi sentimenti in modo assertivo, ma non aggressivo. Spiegai che l'assertività consiste nell'esprimere i propri pensieri e sentimenti in modo chiaro e diretto, senza attaccare o incolpare l'altro. Dovrebbe parlare delle proprie esperienze ed emozioni, iniziando le frasi con io invece dir tu. Ad esempio, anziché dire tu non mi capisci mai, potrebbe dire io mi sento frainteso quando le mie opinioni vengono ignorate. Con un po' di scetticismo, il giovane accettò di provare. Alcune settimane dopo, tornò, stavolta con un sorriso. Raccontò che le conversazioni con suo padre erano ancora difficili, ma che stavano iniziando a capirsi. Comunicando in modo assertivo, aveva aperto spazio per un dialogo reale, anziché un confronto. Suo padre, notando il cambiamento,
cominciò anche a ascoltare di più e a rispondere con meno difensività. Marcus fece una pausa, permettendo che l'importanza della lezione fosse recepita. La comunicazione assertiva e non aggressiva è uno strumento potente. Quando ci esprimiamo con chiarezza e rispetto, invitiamo gli altri a fare lo stesso. Questo non solo evita i conflitti, ma costruisce anche ponti di comprensione. Guardò ciascuno dei suoi discepoli, assicurandosi che stessero assorbendo il messaggio. Quindi, il terzo modo per sconfiggere i vostri nemici senza combattere è padroneggiare l'arte della comunicazione assertiva. Parlate con il cuore, ma senza ferire. Siate chiari, ma gentili. In questo modo, potete trasformare il conflitto in cooperazione. Marcus concluse questa parte della lezione con uno sguardo di soddisfazione. Sapeva che, dominando questa abilità, i suoi discepoli sarebbero stati più preparati ad affrontare le sfide del mondo con saggezza e pace. Allora, Marcus continuò, parliamo del quarto principio, autocontrollo e padronanza delle proprie reazioni. I discepoli erano visibilmente intrigati, attenti ad ogni parola. Il mondo è pieno di provocatori, situazioni che mettono alla prova la nostra pazienza ed eventi che minacciano di destabilizzarci. La vera forza risiede nella nostra capacità di mantenere il controllo, anche quando confrontati con l'avversità. Marcus condivise quindi un'esperienza significativa. Una volta fui sfidato da un uomo noto per la sua abilità nel destabilizzare gli altri. Aveva la reputazione di provocare e umiliare, e molti cadevano nella sua trappola, reagendo con rabbia e perdendo la compostezza. Quando si avvicinò a me, cominciò a insultarmi, cercando di farmi perdere la calma. Invece di reagire, mi concentrai sulla mia respirazione, ricordandomi del valore dell'autocontrollo. Lasciai che le sue parole mi attraversassero come il vento, senza permettere loro di trovare un posto nel mio cuore. L'uomo, rendendosi conto che non riusciva a farmi del male, intensificò le sue provocazioni. Diventò più aggressivo, cercando in ogni modo di ottenere una reazione. Ma, mantenendomi sereno, dissi calmamente, se cerchi di farmi perdere la pace, devo dirti che la tua battaglia è persa, perché la mia pace non è in vendita. Infine, il provocatore si arrese. Capì che non aveva potere su qualcuno che dominava le proprie reazioni. In quel momento, non solo fu disarmato, ma si trovò di fronte a uno specchio che rifletteva la sua impotenza. Marcus guardò i suoi discepoli, vedendo che molti di loro stavano riflettendo su momenti in cui avevano perso il controllo. L'autocontrollo è una delle più grandi dimostrazioni di forza. Quando dominate le vostre reazioni, togliete il potere a chiunque cerchi di destabilizzarvi. Ricordate sempre, non possiamo controllare ciò che gli altri fanno, ma possiamo controllare come rispondiamo. Fece una pausa, permettendo a questa profonda lezione di sedimentarsi. Quindi, il quarto modo per sconfiggere i vostri nemici senza combattere è attraverso l'autocontrollo. Siate maestri di voi stessi. Mantenete la calma nel caos, e scoprirete che molti conflitti si risolveranno prima ancora di iniziare. Marcus sorrise, soddisfatto dell'attenzione e della comprensione dei suoi discepoli. Sapeva che con ogni principio appreso, essi erano più preparati ad affrontare il mondo con la saggezza dello stoicismo. Ora passiamo al quinto principio, disse Marcus, la comprensione e il perdono. I discepoli mantennero i loro sguardi fissi su di lui, completamente immersi nella narrazione. Molte volte, coloro che consideriamo nostri nemici sono, in realtà, persone che soffrono. La comprensione e il perdono sono strumenti potenti per trasformare queste relazioni. Marcus iniziò a raccontare un'altra storia significativa. In uno dei villaggi vicini, c'era un uomo che mi odiava profondamente. Diffondeva voci su di me, cercava di sabotare i miei sforzi e faceva di tutto per farmi del male. Molti mi consigliavano di confrontarlo, di rendere la stessa moneta,
ma sapevo che questo avrebbe solo perpetuato il ciclo dell'odio. Un giorno, sentii che quell'uomo era gravemente malato. Contro la volontà di molti, andai a casa sua e bussai alla porta. Fu sorpreso di vedermi, e ancora di più quando offrii il mio aiuto. «Perché sei qui?» chiese con diffidenza. Io risposi, «Perché so che il tuo dolore non riduce il mio, e il tuo benessere non mi danneggia. Sono venuto ad aiutarti, se lo permetti». Riluttante, accettò il mio aiuto. Prendendomi cura di lui, iniziai a comprendere la fonte del suo odio. Era frustrato con la propria vita e proiettava questa frustrazione su di me. Vedendo la mia compassione, cominciò a cambiare. Col tempo, il suo odio si trasformò in gratitudine, e alla fine, in amicizia. Marcus osservò i suoi discepoli, rendendosi conto che erano profondamente toccati dalla storia. La comprensione e il perdono sono forze trasformative. Quando comprendiamo il dolore dietro alle azioni dei nostri nemici, possiamo offrire loro il dono del perdono. Questo non solo lenisce il nostro cuore, ma può anche guarire il cuore dell'altro. Fece una pausa affinché i suoi discepoli riflettessero su questa lezione. Quindi, amici miei, il quinto modo per sconfiggere i vostri nemici senza combattere è attraverso la comprensione e il perdono. Aprite i vostri cuori per comprendere e perdonare, disarmate l'odio e trasformate nemici in alleati. Marcus sorrise dolcemente, vedendo negli occhi dei suoi discepoli che la lezione era stata profondamente interiorizzata. Sapeva che il loro viaggio verso la saggezza stava progredendo con ogni principio assimilato. Marcus proseguì con la stessa serenità. Il sesto principio, disse, è l'umiltà e il riconoscimento dei propri errori. I discepoli erano completamente assorbiti, pronti ad ascoltare la prossima lezione. Spesso, l'orgoglio è il nostro più grande nemico. Ci impedisce di vedere i nostri errori e ci porta in conflitto con gli altri. La vera forza sta nel riconoscere le nostre debolezze e imparare da esse. Marcus raccontò un'altra storia della sua vita. C'era un tempo in cui ero in disaccordo con un collega filosofo. Entrambi eravamo testardi, convinti che la nostra visione fosse la giusta. Le nostre discussioni diventarono accese e, alla fine, ci allontanammo l'uno dall'altro. La comunità era divisa, con alcuni che sostenevano le mie idee e altri quelle del mio collega. Un giorno, durante una meditazione profonda, mi resi conto che la mia insistenza nel voler avere ragione stava facendo più male che bene. Decisi di compiere un atto che richiedeva vera coraggio. Andai da lui e chiesi scusa. Riconobbi che ero così concentrato nel dimostrare di avere ragione che non stavo veramente ascoltando le sue prospettive. Lui rimase sorpreso dalla mia umiltà. Il nostro dialogo si riaprì, questa volta con più rispetto e comprensione reciproca. Scoprimmo che, nonostante le nostre differenze, c'era molto di più che ci univa. Insieme, riuscimmo a trovare una soluzione che beneficiava tutta la comunità. Marcus guardò i suoi discepoli, vedendo la riflessione nei loro volti. L'umiltà è una virtù potente. Quando riconosciamo i nostri errori e cerchiamo di imparare da essi, non solo cresciamo come individui, ma costruiamo anche ponti con coloro che ci circondano. Questo smorza i conflitti e promuove l'armonia. Fece una pausa, lasciando che la lezione fosse assorbita. Quindi, amici miei, il sesto modo per sconfiggere i vostri nemici senza combattere è attraverso l'umiltà e il riconoscimento dei propri errori. Ammettete quando sbagliate e siate pronti a imparare. Questa attitudine non solo risolve i conflitti, ma promuove anche la crescita e l'unità. Marcus sorrise, soddisfatto nel vedere che i suoi discepoli stavano assimilando profondamente le lezioni. Ogni principio era un tassello cruciale nell'arte di vivere con saggezza e pace. Finalmente, Marcus continuò, siamo giunti al settimo principio. Il servizio agli altri come mezzo per trasformare nemici in amici.
I discepoli erano completamente rapiti, aspettando ansiosamente l'ultima lezione. Il servizio agli altri è una delle espressioni più nobili dell'umanità. Quando aiutiamo coloro che ci considerano nemici, non solo cambiamo le loro percezioni, ma trasformiamo anche la dinamica della relazione. Marcus iniziò a raccontare una storia potente. In un piccolo villaggio viveva un uomo chiamato Tiberio, che mi considerava un rivale. Mi disprezzava e si sforzava di renderlo evidente a tutti. Invece di rispondere con ostilità, decisi di mostrargli il potere del servizio agli altri. Un giorno, sentii che il raccolto di Tiberio era minacciato da una piaga. Senza esitare, andai al suo campo con attrezzi e medicine per aiutare. Quando arrivai, mi guardò con diffidenza e chiese perché fossi lì. Io risposi, perché siamo tutti parte di questa comunità, e la tua prosperità è la prosperità di tutti noi. Con riluttanza, accettò il mio aiuto. Lavorammo insieme per giorni, fianco a fianco, combattendo la piaga. Durante questo tempo, abbiamo avuto l'opportunità di parlare, di conoscersi meglio. Iniziò a capire che io non ero il suo nemico, ma qualcuno che si preoccupava per il benessere di tutti. Quando finalmente riuscimmo a salvare il raccolto, Tiberio mi ringraziò profondamente. Non solo cambiò la sua visione su di me, ma divenne anche un alleato prezioso. L'atto di servirlo disarmò la sua ostilità e creò un legame di rispetto e amicizia. Marcus guardò i suoi discepoli, vedendo nei loro occhi comprensione e ispirazione. Il servizio agli altri è un modo potente per disarmare l'ostilità. Quando aiutiamo coloro che ci vedono come nemici, mostriamo la nostra vera natura e spesso cambiamo la loro percezione. Il servizio genuino può trasformare nemici in amici e creare una comunità più unita. Fece una pausa, permettendo alla profondità della lezione di sedimentarsi. Quindi, amici miei, il settimo modo per sconfiggere i vostri nemici senza combattere è attraverso il servizio agli altri. Servite con cuore aperto, anche coloro che vi considerano nemici. Vedrete che questa attitudine non solo risolve i conflitti, ma arricchisce anche la vita di tutti. Marcus concluse questa ultima parte della lezione con un sorriso di soddisfazione. Sapeva che con questi 7 principi, i suoi discepoli erano armati con la saggezza e la compassione necessarie per affrontare il mondo con vera pace e forza interiore. Marcus guardò i suoi discepoli, vedendo nei loro volti un misto di contemplazione e illuminazione. Sapeva che era il momento di concludere le sue lezioni, ma anche di rafforzare i principi che aveva condiviso. Miei cari amici, cominciò, ora conoscete i 7 modi per sconfiggere i vostri nemici senza combattere. Ripassiamo insieme ciò che abbiamo imparato. Primo, la calma e la pazienza. Ricordate il maestro Zen che non ha accettato gli insulti, permettendo alla rabbia di restare con chi la portava. La serenità di fronte alla provocazione è una potente forza. Secondo, l'intelligenza emotiva. Abbiamo visto come comprendere e disinnescare le emozioni degli altri possa trasformare i conflitti in dialoghi pacifici. L'empatia e l'ascolto attivo sono chiavi per una vera comunicazione. Terzo, la comunicazione assertiva e non aggressiva. Abbiamo imparato che le parole possono essere armi o ponti. Parlando con chiarezza e rispetto, evitiamo conflitti inutili e promuoviamo la comprensione. Quarto, l'autocontrollo e il dominio delle proprie reazioni. La storia del provocatore ha mostrato che controllando le nostre risposte, togliamo il potere a coloro che cercano di destabilizzarci. Quinto, la comprensione e il perdono. Abbiamo visto come riconoscere il dolore degli altri e offrire perdono possa trasformare nemici in amici. La compassione è una forza guaritrice. Sesto, l'umiltà e il riconoscimento dei propri errori. La capacità di ammettere i nostri fallimenti e imparare da essi è essenziale per risolvere conflitti e crescere come individui. Settimo,
Il servizio agli altri come mezzo per trasformare nemici in amici. Abbiamo constatato come aiutare coloro che ci vedono come nemici possa cambiare le loro percezioni e trasformare la dinamica del rapporto. Marcus guardò ancora i suoi discepoli, notando l'attenzione concentrata nei loro sguardi. Con questi principi, avete ora gli strumenti per navigare attraverso i conflitti della vita con saggezza e compassione. Ricordate che la vera forza risiede nella capacità di trasformare le avversità in opportunità di crescita e connessione umana. Con un sorriso di soddisfazione, Marcus chiuse la sua lezione, sapendo che i suoi discepoli erano pronti ad affrontare il mondo con coraggio e gentilezza, armati con la saggezza degli antichi filosofi. Cari amici, è stato un viaggio incredibile attraverso i principi antichi ma sempre attuali che ci insegnano a vincere senza combattere. Spero che queste lezioni vi abbiano ispirato tanto quanto mi hanno ispirato a condividerle con voi. Se avete trovato valore in queste parole di saggezza, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al nostro canale per non perdere altri contenuti simili. Insieme possiamo costruire una comunità basata sulla pace, la comprensione e la crescita personale. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio con me. Vi aspetto al prossimo video, dove continueremo a esplorare le profondità della saggezza e della compassione umana. A presto!